Amici di Moto.it, ciao a tutti. Dopo una settimana insieme all'EICMA finalmente sono tornato su strada. Guardate che bellissima giornata c'è qui alle mie spalle. Sono in Francia, sopra la Costa Azzurra, per tornare in moto. Oggi provo la prima moto dopo l'EICMA, ve la mostro subito per non perdere tempo. Eccola qua. Sto parlando della nuova Ducati Monster 1200 e 1200S. Quella che provo oggi è proprio la 1200S, che è la versione top di gamma offerta con due colorazioni, grigio lucido pastello oppure rosso, il classico rosso Ducati. In prova abbiamo quella grigia, guardate che bel colore, ricorda tantissimo quello delle Audi RS6, vedete questo lucido dove contrasta tantissimo la scritta Monster rossa. Comunque questa moto, al di là dell'estetica e dei colori, cambia veramente nelle linee, nelle proporzioni e poi nella meccanica, perché si rifà in maniera molto forte alla prima M900 del 93, la prima Monster. Vi spiego anche come. Il serbatoio è stato rivisto, mi metto a favore di luce così non ve lo metto in ombra, è stato rivisto completamente per avere una sagoma molto più stretta, molto più semplice. Vedete queste curve? Ricorda moltissimo proprio la M900 del 93, è molto più stretto qua, come contropartita perde 1 litro di benzina, adesso siamo a 16,5 litri, che non sono comunque un valore negativo perché sappiamo che il motore desmodromico consuma abbastanza poco. Vediamo poi confermato il motore, è l'ultima evoluzione della testa stretta di 11 gradi con distribuzione ovviamente desmodromica, telaio a traliccio, però il motore qui ha una funzione stressata, vedete che è proprio funge da telaio. Al motore è infulcrato il nuovo forcellone monobraccio, più muscoloso rispetto a prima, ma soprattutto più corto di 26 mm. È una cosa molto importante perché è stata studiata per dare più agilità alla moto. Ma proseguendo alla vista, vi ho detto, serbatoio rivisto molto più stretto, la sella in questa zona è molto più piatta, quindi è stata studiata per non far scivolare il pilota in avanti, e la coda guardate come ricorda proprio la prima Monster 900, è stata resa ancora più leggera e si rifà anche a quella della Monster 1200R. Proseguo a descrivervi l'estetica di questa moto con il portatarga che è tornato solidale al codino mentre prima era infulcrato sul forcellone. È una scelta giustissima perché la Monster deve avere la targa proprio lì sul codino. Proseguo e vi mostro le pedane. Vedete, le pedane del passeggero non sono più solidali a quelle del pilota, ma adesso sono separate e sono imbullonate per chi volesse toglierle per l'uso in pista. A livello poi di estetica guardiamo questa parte del telaio, questa zona del motore, perché non ci sono più carter a coprire il motore, è tutto lasciato in bella vista. Vediamo poi il radiatore dell'acqua con questa bella cover in alluminio. Proseguiamo la vista sull'altro lato, è nuovo lo scarico che si rifà ed è praticamente identico a quello della 1200R. Sulla 1200S della mia prova troviamo anche i cerchi a 3 razze a Y che sono specifici appunto della S. Altra vista del motore, vedete, qui c'è tutta questa zona senza carter in plastica con tutto bene in vista. Andiamo sul frontale, guardate il nuovo faro, sulla 1200S abbiamo anche la luce diurna a LED e adesso non c'è più nessuna cover tra faro e strumentazione. E le frecce, o meglio gli indicatori di direzione per fare quelli più forbiti, sono vincolate sugli steli della forcella. Vediamo anche il parafanghe in carbonio e i blocchetti elettrici completamente nuovi, però quelli vi li mostro dopo. La versione S in cosa cambia rispetto alla base? Innanzitutto abbiamo, lo vedete, questo parafanghino in carbonio molto bello. Poi abbiamo le sospensioni Öhlins completamente regolabili e sempre dal punto di vista tecnico un poderoso impianto frenante Brembo con dischi da 330 mm e pinze monoblocco M50. L'impianto frenante, eccolo qua, è quello della Panigale, niente po' di meno. Proseguendo, la 1200S presenta di serie il quick shift che funziona sia a salire di marcia che a scendere e funziona molto bene, ma questo ve lo racconterò dopo guidando la moto. Proseguiamo nella vista con la strumentazione TFT e i blocchetti elettrici che sono stati rivisti. Ecco quello di sinistra, col tasto Enter qua si comandano sia le frecce che i menu, e il tasto di destra, il blocchetto di destra con le luci diurne. Guardate che bella la strumentazione TFT. Vedete, schiacciando Enter mi sposto nei menu, ho 3 riding mode, Urban 100 cavalli, Touring e Sport da 150 cavalli. Adesso l'ultima versione Euro 4 del 1198 cc dispone di 150 cavalli a 9200 giri e di una poderosa coppia di 12,3 kg a circa 7000 giri. Il pacchetto elettronico della 1200S prevede il top studiato da Ducati per la Superbike e per la Panigale. Troviamo infatti adesso la piattaforma inerziale IMU che porta con sé anche il cornering ABS
e il controllo di trazione settabile su 8 livelli. Troviamo inoltre anche il DVC, che è il sistema di controllo dell'impennata, quindi c'è un pacchetto elettronico veramente al top di gamma per la Ducati 1200 Monster S, ma anche per la base, quindi siamo veramente a un posizionamento molto alto. La 1200 S pesa 200,5 kg a secco, che diventano 202,5 per la versione base. Inoltre la sella vi ho detto prima che è stata rivista, la vedete qui, è più piatta e fa scivolare molto meno il pilota in avanti ed è anche molto comoda, questo poi lo vedremo dopo. Ma è importante l'altezza, è regolabile su 2 posizioni in maniera molto semplice, senza attrezzi, e la posizione standard, la base, è 790 mm, messa invece più alta arriva a 820 mm. Quindi sono dati uniti al peso che la rendono adatta anche a chi inizia, si avvicina al mondo delle moto e alle ragazze. Occhio soltanto alla potenza, perché è una moto molto potente. Manca il prezzo. La base costa 13.990 euro, mentre la 1200 S in questa versione grigia è il top di gamma e costa 16.890 euro. Se la volete rossa risparmiate 200 euro perché si posiziona a 16.690 euro. Temperatura variabile tra i 5 e i 13 gradi, quindi asfalto freddo, ma le Pirelli Diablo Rosso 3 che equipaggiano la Monster 1200 S danno una grande mano. Vedete la nuova strumentazione, che è l'indicatore della marcia, indicatore del carburante, e adesso sono impostato come riding mode su sport, quindi 150 cavalli e ABS, controllo di trazione, DVC tutti inseriti, e ci mancherebbe altro. Accendiamo, eccola accesa, il motore vedete che è già caldo, quindi possiamo partire, solo il tempo di scaldare un po' le gomme. Siamo su strade aperte al traffico, quindi prudenza sempre e rispetto della linea bianca, anche se tratteggiata noi non la superiamo. Sentite che bello rumore del Desmo 1198, prende i giri come una fucilata, è veramente prontissimo. Partiamo e iniziamo a raccontarvi come va questa Monsterona. Siamo in sella al top di gamma della famiglia Monster, se si esclude la 1200R. Vedete, sono in terza, il motore riprende molto bene, molto dolce anche in basso. Vi parlo dell'ergonomia, la sella è diventata molto comoda, non che prima fosse scomoda, ma faceva scivolare un pelino in avanti. Adesso non si scivola più, si sta molto bene. Le Diablo Rosso 3 danno subito confidenza. E il manubrio, vi posso dire che il manubrio è come prima, quindi è una naked ma con un discreto carico sui polsi, ma è anche giusto perché ragazzi è una moto molto potente, 150 cavalli richiedono il giusto carico sull'avantreno. Guardate qua per terra, c'è quasi il ghiaccio, quindi molta prudenza. Sono su sport, ma il gas si riesce a dosare in maniera millimetrica. Vi ho già detto della trattabilità in basso, vedete, adesso metto anche la quarta, non uso la frizione perché il quick shift funziona veramente da Dio. Quinta, vedete, adesso scalo, chiudo il gas, 2 marce senza toccare la frizione. Il quick shift Ducati è stato messo veramente a punto benissimo, uno dei migliori che ho provato fino adesso. Tornando alla posizione di guida, pedane abbastanza basse, tra l'altro io ho il piede 45 ma non vado a interferire col mio tallone su quelle del passeggero che sono separate da quelle del pilota. Protezione dall'aria non sto neanche a commentarla perché è ovvio che si prenda tanta aria, e sopra i 150-160 km/h c'è un alleggerimento dell'avantreno dovuto proprio all'aria che si prende. Occhio ai sassi per terra, vedete, asfalto bagnatissimo, freddo, quindi ci vuole molta prudenza. Ne approfitto in questa fase per raccontarvi la moto come va. Adesso vedete, terza, apro, quick shift, funziona molto bene, il motore è molto dolce ma è pienissimo anche sotto. Vi ricordo che già a 3000 giri dispone di 10 kg che restano tali fino a 10.000 giri, quindi un motore veramente con un'escursione veramente ampia. Oh, un po' di sole. La risposta delle sospensioni Öhlins è molto rigida, su questo asfalto è perfetto perché i francesi le strade le tengono bene, bravi i nostri cugini transalpini. Sono delle sospensioni favolose, sullo sconnesso si battono un po' i denti, ma non si può aver tutto. Quando si becca qualche piccola imperfezione della strada, la moto sobbalza ma c'è tanto controllo. Guardate come danza tra le curve, è molto facile, reattiva, si guida veramente bene. Qua ci sono i cacciatori, salutiamoli prima che ci sparino una schioppettata. Downshift in scalata, preciso, non scompone l'assetto. Poi sentite il motore, adesso mi contengo perché ci sono i limiti, però sentite che spinta ha, è un attimo arrivare a 100, quindi occhio sempre alla strumentazione molto ben leggibile perché il Desmo tira come una bestia, e il bello è che la moto resta sempre molto governabile. Guardiamo adesso qua questa bella curva,
Opla, dentro vedete come l'assetto è precisissimo. Vi faccio sentire il motore. Sentite, la risposta è veramente prepotente ma sempre molto ben dosabile. Tornante molto stretto, dietro con l'asfalto freddo ha pattinato un pelino, però anche in sport i controlli Ducati danno una mano esagerata. Curva stretta in seconda, usciamo, seconda, terza, quarta, bellissima. La frenata M50, vi ricordo l'impianto della 1200S, ha sempre il solito attacco appena brusco quando si tocca la leva, ma poi c'è una buona modulabilità e la potenza è quella che conosciamo già, perché pensate che i dischi sono due padelloni da 330 mm di diametro. Tornante, seconda, prima, ma potrei farlo benissimo anche in seconda. Voglio farvi sentire la progressione di questo motore stupendo. Sentite la cambiata com'è immediata. Curva in discesa, guardate come la moto veramente asseconda il pilota. È un gran bel motore, ha un carattere della miseria e quando si accelera lo si sente, quindi non pensiate che l'Euro 4 l'abbia mortificato, è un motorazzo che spinge come un disgraziato. Adesso scendiamo, vedete, metto anche la quarta, quinta. Il motore è trattabile a partire dai 2500 giri, sotto ovviamente strappa un po', a 3000 giri spinge già bene e dai 4000 è veramente reattivo, è diabolico, spinge come un reattore e la spinta è imperiosa fino a 9000 giri, poi l'allungo prosegue anche fino a 10.000. Cioè, sentite che ripresa ha. La ruota davanti tende a alleggerirsi ma il DVC fa il suo lavoro. Vedete, qua sono in seconda, tornante stretto a scendere, ma la moto è molto agile. L'interasse è più corto di 26 mm, in questo si sente molto perché la moto appunto è più reattiva senza diventare instabile e poi tra le gambe veramente sembra quasi di toccare ginocchio con ginocchio perché è strettissima ed è molto comoda. Vi dico che vibrazioni non ce ne sono, al manubrio c'è qualche pulsazione ma che non dà fastidio, non c'entra un tubo con le vibrazioni. Mentre il calore, sappiamo che il motore Desmo raffreddato a liquido tende a scaldare un po'. In questo caso io non ve lo so dire perché ho 7 gradi fuori e anzi lo vorrei anche un po' più caldo per scaldarmi le cosce, ma non sento proprio calore. Ho i jeans da moto, qua c'è un cane, attenzione sempre, prudenza, perché vedete è un attimo che ti salta fuori un cane, quindi bisogna sempre avere tanto margine. La linea bianca ve lo dico sempre, Nico diceva luce accesa, ok, luce accesa, adesso le moto ce l'hanno di serie. Il casco, mettetele un casco integrale ben allacciato. E io vi aggiungo soltanto una cosa, non superate sta linea bianca, sta bene lì dov'è e tenetevi tanto margine. Può essere un cane, può essere un sasso, possono essere i lavori in corso. Vedete qua la visuale è ampia, posso anche arrivare un po' più allegro nel tornante. Scalo col quick shift, prima e giù secco, guardate quanto è stretto, però la moto è molto maneggevole. Esco stando dalla mia parte, sentite il motore come reagisce veramente bene. Quick shift down e quick shift up, eccolo qua, sentite la spinta di questo motore che ha un rombo molto bello. La prova della Monster 1200S finisce qui in Francia in questa giornata spettacolare con la mia moto, purtroppo solo per oggi, che dovrò restituire, moto che mi è piaciuta davvero tanto. Stiamo parlando del top di gamma della famiglia Ducati Monster e costa tanto, ma questi soldi li vale anche perché ha un pacchetto completo dal punto di vista del motore, molto potente, ben trattabile, elettronico, con tutti i sistemi più evoluti della Ducati sviluppati addirittura nel mondiale Superbike, le sospensioni Solonins, l'impianto frenante Brembo della Panigale. Siamo veramente al top. Al top purtroppo è anche il prezzo di 16.890 euro e poi a cercare il pelo nell'uovo possiamo vedere che al passeggero è destinata una sella molto grande, qui è protetta dal suo guscio ma vediamo che il sellone è morbido, non è piccolo, le pedane sono molto basse. L'unico difetto viene dall'appiglio delle mani per il passeggero che non è così comodo. Vorrà dire che se portate la vostra ragazza questa sarà costretta ad abbracciarvi. Vi rimando alla prossima prova della redazione di Moto.it e vi saluto tutti. Ciao, alla prossima!